Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 questa è la nostra storia. Giocatori, carriere, storie e vite diverse. 52 paesi hanno avuto almeno un giocatore che ha indossato i colori nerazzurri, i colori del cielo e della notte. Qualcuno ha legato indissolubilmente il suo nome all'Inter, scrivendo pagine indelebili della leggenda nerazzurra, una leggenda internazionale. L'Argentina è uno di questi, un paese che ha regalato 51 calciatori alla storia dell'Inter, secondo solo all'Italia. Un racconto fatto di sentimenti, emozioni fortissime e imprese memorabili, quello che unisce l'Inter e la nazione albiceleste. È un mito che parte da lontanissimo, un'affinità elettiva inspiegabile a parole, ma che esiste da sempre. Una connessione che risale ai tempi di Attilio De Maria, leggendario attaccante degli anni 30, da 86 gol in 295 presenze, proseguita poi a ritmo di tango negli anni 50 con Antonio Valentina Angelillo, fuori classe da 33 gol in 33 partite di campionato nel 1958-59, un record mai battuto. Record come quelli di Elenio Herrera, il mago della grande Inter, l'allenatore che portò il nerazzurro in cima al mondo, impresa ripetuta da Vie Zanetti, il giocatore con più presenze nella storia del club, arrivato da sconosciuto insieme al connazionale Sebastian Rambert. L'Inter stava, oltre che a Rambert, guardando Ortega, che era il numero 10 di quella nazionale lì. In quella partita lì io ho fatto benissimo. E quando Sandro Mazzola chiama al presidente, stiamo guardando Ortega, no, voglio il numero 4. All'epoca potevano giocare soltanto 3 stranieri. E l'Inter aveva preso Paulins, Roberto Carlos, Rambert. Io ero, come sempre, con il numero 4, il quarto. Però io ero convinto di poter giocare le mie carte. Vamos Javier, vamos todavía! Cross dentro, attenzione, cade a terra Crespo, arriva Zanetti, controlla, al limite il tiro, e gol, 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 il capitano! Mi devono fermare perché ho iniziato a correre, ricordo Patrick Vieira, Nico Burdisso rincorrermi da dietro, Hernan Crespo e non prendermi perché capivo il significato di quel gol lì. Un ragazzo eccezionale, un ragazzo umile, un ragazzo che è sempre disponibile con tutti, perciò mi ha fatto veramente piacere conoscere un altro capitano di questa portata. Eccolo Pupi che alza ed è pronto a far capire che l'Inter è sul tetto del mondo, campioni del mondo. Le tante opportunità che abbiamo avuto con tanti giocatori argentini qui all'Inter è dovuta anche alla nostra maniera
di interpretare il calcio, la nostra passione, che va della mano del DNA dell'Inter. Questa è la cottura precisa. Il sapore del mate, dell'asado e della passione argentina. Quella di Ramon Diaz, formidabile insieme a Serena nel 1988-89. Quella di Simeone, simbolo della garra. Simeone, tiro e gol di Diego Simeone. E quella di Juan Sebastián Verón, stregone capace di incantesimi unici. La Brughita! La passione dei grandi attaccanti, gli implacabili Hernán Crespo e Julio Cruz. Arma letale! Pozzarello! Un legame che ha trovato il suo compimento nell'anno del triplete in un Inter dall'anima albiceleste, quella del Muro Samuel, del Cuccio Cambiasso e del principe Diego Alberto Milito. Hablar de mí mucho no me gusta. Beh, non mi piace, come ho detto, parlare di me, dico solo che cercherò fin dal primo allenamento e dalla prima partita di dare tutto per permettere all'Inter di raggiungere gli obiettivi che competono ad un club così importante con tale voglia di vincere. Speriamo di riuscirci perché è questa la sfida che stiamo per cominciare. Que se dé porque es el desafío que estamos affrontando. Era già un miracolo andare in panchina perché da come si era presentata la conferenza stampa sembrava che ero venuto qua a far vacanze. Quasi quasi che la domanda più ottimista era pensi di giocare qualche minuto e quindi la situazione non era facile all'inizio, ma a volte le situazioni meno facili sono quelle che ti piacciono di più. Cambiasso era un giocatore che in quel momento non giocava a Real Madrid, giocava poco, lo conoscevamo, l'avevamo seguito e quindi pensavamo potesse essere un giocatore molto utile. Chiaramente era anche abbastanza giovane, è migliorato molto qui all'Inter e però ci ha portato poi nel tempo un'intelligenza calcistica enorme, in campo capiva molto prima degli altri le situazioni. Io sono partito dal settore giovanile al Real Madrid e penso che sia difficile fermare un sogno. Io avevo avuto qualche mese prima, penso che la storia l'ho raccontata, che mi avevano cercato dell'Ajax, qualche mese dopo è arrivato il Real Madrid e lì già era un'altra cosa, diciamo. Italia, Spagna per noi è molto più casa e no, diciamo, ho inseguito un sogno che per fortuna l'ho realizzato. Il cross centro area, Maldini mette fuori, Cambiasso il più lesto, recupera il suo sinistro, tira, il Cucciu! Vediamo cosa dicono di noi. L'Inter ancora stravincente contro il Milan, Cambiasso assist e tiro da 3, così chiudiamo in bellezza. Cross tagliare l'area, la testa di Carvalho, arriva Cambiasso, il tiro rimpallato, Cambiasso tira, gol, è Cucciu, è Cucciu, 2-1! Gli ultimi sono stata la consacrazione assoluta, siamo arrivati quasi sempre crescendo piano piano perché abbiamo conquistato per primo la mia prima stagione la Coppa Italia, poi un'altra Supercoppa, Coppa Italia e lo scudetto che è stato il primo, che è quello a tavolino, con tutti i successi, però dopo arrivare al massimo che è stata la stagione del triplete più la vittoria del mondiale per club, tutti i sogni che uno poteva avere il giorno dell'arrivo all'Inter 9 anni fa si sono avverati tutti. Creo che il momento migliore della mia carriera in quanto a maturità
Mi sento in uno dei migliori momenti e niente, cercherò di approfittarlo e come ho detto prima, di aiutare la squadra. In Argentina guardavo sempre le partite dei grandi club come l'Inter e mi ha toccato arrivare magari un po' grande in quanto all'età, ma veramente ho goduto tanto l'arrivo mio all'Inter perché l'ho cercato, mi sono sforzato tantissimo per raggiungere una grande squadra a livello mondiale che mi permettesse anche di giocare grandi partite o grandi tornei che puoi vincere anche dei trofei. Io sono ovviamente felicissimo del fatto di aver contribuito un po' a fare la storia di questo grande club. Diego per me è innanzitutto un grandissimo amico, un ragazzo molto generoso e calcisticamente parlando è un giocatore che in ogni momento può inventare la giocata vincente. Può puntare Van Boyten, Milito carica il destro, finta, lo salta, è solo, è gol, 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 il principe, è solo 2! Vincere il triplete come l'abbiamo vinto, credo che questo rimarrà per la storia, poi credo sia la cosa più importante. We know the legend lives inside. E faccio un gol, e faccio un gol, Diego Milito, faccio un gol, la colpa no, che te lo chiede, Diego Milito, faccio un gol. Devo ringraziare, l'ho detto sempre, non ho parole, non ho veramente, in confronto non ho fatto niente per tutto quello che mi hanno dato, sia la famiglia interista e tutti i tifosi. Grandi attaccanti, serpenti nerazzurri dell'area di rigore, un'eredità raccolta da Rodrigo Palacio e Mauro Icardi. Fino al giorno d'oggi, con l'Inter e l'Argentina che si muovono ancora insieme, a ritmo di tango e milonga, con l'energia di un toro, il capitano Lautaro Martinez. Tranquilo, Toro. Te dejamos jugar. Bienvenido, Lautaro. Yo tenía a Diego Milito en lo que era comisión directiva del club y dirección técnica y me hablaba mucho de lo que significava. Sapete che io ho un debole per Lautaro, no? Lo conosco da molto giovane, credo che è in grado di dargli tante soddisfazioni all'Inter, o almeno questo mi auguro, perché è un bene per lui y soprattutto è un bene per l'Inter. Desde el primer momento que llegué a este club me hicieron sentir parte de su familia, como si hubiese nacido acá. Sabía que había muchísimos argentinos acá que nombraste vos, como Diego, como Javier, como el Cuchu, como Samuel, que han hecho un trabajo muy importante en este club y sí que es una linda responsabilidad también.
creato una cosa veramente importante e siamo contenti di quello che siamo riusciti a prendere, che questo scudetto era importantissimo per noi e l'abbiamo fatto e siamo molto felici. La rincorsa del Toro, il tiro, e gol, 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 il Toro! Coppa Italia, Freccia Rossa, l'Inter! Molto contento, sensazioni uniche, bellissime. Niente, abbiamo portato a casa l'obiettivo che si stava preparando da quando ha iniziato il mister Scaloni, quindi felice perché abbiamo portato anche la Coppa America dopo tanti anni, quindi l'Argentina sta nel posto che si meritava stare. Palla in avanti, attenzione, la palla è buona, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, il Toro, ma che gol che ha fatto! Sono contento di riuscire a arrivare a 100 gol con questa maglia. 101. Sì, veramente. Niente, spero continuare così, di questa maniera. Come calciatore lo conoscete tutti, ma a differenza del calciatore che conoscete è l'uomo che ha un impegno totale tutti i giorni massimo, e poi ha un grandissimo senso di appartenenza all'Inter che in determinati momenti delle passate stagioni, anche quest'anno, gli fa la differenza. Mi sento più responsabile di prima, ma anche se sempre ho dato tutto per questa maglia e aiutato i miei compagni, quindi oggi con la faccia sicuramente c'è un po' più di responsabilità, ma cerco sempre di farmi aiutare da loro perché anche io devo crescere tanto, quindi è importante sempre rispettare a ogni compagno e cercare sempre di dare una mano a tutti. Uno con el trabajo siempre trata de pagar la confianza y el amor que le dan en este club. Entonces, nada, estoy muy orgulloso también de lo que estoy logrando y siempre digo que tengo que ir por más, así que ojalá que pueda seguir por este camino para darle alegría a la gente, a todos los hinchas y bueno, y a mi familia también que me acompaña siempre.